Il suono della campana di Gyonshoja riecheggia la caducità delle cose. Il colore dei fiori di sal rivela la verità. Chi prospera inevitabilmente cadrà. I superbi durano solo per un istante, come un sogno in una notte di primavera. I potenti infine cadono, come la polvere di fronte al vento. Così incomincia l'epica più famosa del Giappone, lo Heike Monogatari, o in italiano la storia degli Heike, opera che mette in risalto la grande fortuna e la conseguente caduta di uno dei clan giapponesi che, seppur per un brevissimo lasso di tempo, ha lasciato una grande impronta nella storia del paese del Sollevante. Questi versi ben si appiccicano al personaggio che tratterò in questo Focus On, poiché ben rappresenta proprio la caducità delle cose, e cioè Taira no Kiyomori, personaggio altamente controverso e che genera sentimenti e opinioni contrastanti in chi studia la sua figura. C'è chi lo considera un grande statista e un grande leader, chi invece lo ritiene solo un grande fortunato. Vi aspetto nei commenti alla fine di questo episodio per sapere la vostra. Prima di partire vorrei fare una precisazione. Se avete ascoltato la puntata precedente, sarà chiaro che il termine Taira è a tutti gli effetti un termine ombrello, che racchiude dentro di sé tanti rami diversi della famiglia, che non necessariamente hanno seguito la guida di Kiyomori, né tantomeno il suo stesso destino. Sarebbe più giusto riferirsi a lui e ai suoi come Heike, ma per comodità e per convenzione chiamerò lui Taira no Kiyomori e ai suoi semplicemente Taira, tenendo a mente, appunto, che mi sto riferendo solo ai suoi e non a tutti i Taira in generale. Bene. Fatta questa premessa, direi che possiamo iniziare questo viaggio nella vita del controverso e famigerato Taira no Kiyomori. Io sono Andrea e questa è l'ascesa dei samurai. Le origini di Kiyomori sono avvolte nel mistero e sono dibattute. Probabilmente il suo anno di nascita è il 1118 e su chi potesse essere sua madre esistono varie teorie. Potrebbe essere stato figlio della sorella di una donna molto importante e influente a corte, Gion no Nyogo, nonché concubina prediletta dell'imperatore del chiostro Shirakawa. Secondo un'altra teoria potrebbe essere stato figlio direttamente di Gion no Nyogo, e questo getta inevitabilmente dei dubbi anche su chi potesse essere suo padre, che potrebbe essere stato proprio l'ex imperatore Shirakawa, rendendo Taira no Tadamori, di cui abbiamo parlato ampiamente nella precedente puntata, non il suo vero padre. Gli sarebbe stato chiesto di riconoscere il bambino per poter assicurare un futuro e una posizione a corte al piccolo Kiyomori. Ma comunque, qualsiasi fosse la sua origine non ha importanza, dato che è descritto dalle fonti come un ragazzo dagli innumerevoli talenti, pieno di idee e dalla grande cultura. Inoltre la sua profonda conoscenza della corte gli permetteva di potersi interfacciare con gli altri Kuge, i nobili, alla pari, tant'è che molti di questi provavano piacere a passare del tempo con lui. Ad esempio, sappiamo che a Fujiwara no Yorinaga piaceva passare del tempo con lui, e questo è lo stesso Yorinaga della ribellione di Hogen, di cui ho parlato nella puntata 3 e che sarà avversario proprio di Kiyomori. Tutto ciò cozzava con quello che era il suo carattere, descritto come testardo, irascibile, dal temperamento irritabile, ma con una mente di ferro e rapido nel prendere le decisioni. Inoltre pare che fosse bravo a tenere a freno il suo vero carattere, tanto da apparire anche gentile, specialmente prima del 1168, e su questa data ci torniamo dopo. Ovviamente per quanto fosse bravo a nascondere il suo carattere, questo spesso veniva fuori e veniva notato e annotato. Infatti, come dicevo prima, a molti Kuge piaceva la sua compagnia, ma a tanti altri no, e ritenevano che non fosse degno di stare a corte insieme a loro. Dopotutto era pur sempre considerato un campagnolo, così come erano considerati tutti i samurai in quel periodo. Tra questi c'era l'imperatore del chiostro Go Shirakawa, che significa letteralmente Shirakawa II, quindi non il presunto padre, che più in là sarebbe diventato il suo acerrimo rivale. Insomma, questo suo carattere probabilmente davvero non lo rendeva adatto alla vita di corte, ma indubbiamente lo rendeva un ottimo guerriero e abile nel gestire gli affari. Nel 1146 divenne governatore della provincia di Aki, precisamente dove si trova Miyajima, col suo famoso santuario di Tsukushima, che era considerato importantissimo dai Taira e da Kiyomori in particolare, che gli permise di continuare l'opera di suo padre. Infatti poté incrementare i commerci con la Cina e controllare i traffici del mare interno, nonché mantenere i rapporti con i clan occidentali fedeli ai Taira, e comunque in generale lavorò tantissimo per mantenere la propria egemonia marittima, sviluppando e costruendo nuovi porti, ed è probabilmente grazie a lui se questa parte del Giappone è poi diventata la più rilevante nel corso dei secoli per quanto concerne il commercio marittimo. Da tutto ciò che abbiamo detto possiamo evincere un paio di cose, tutte supportate dai fatti. Kiyomori era dotato di una certa dote imprenditoriale e riformatrice e di una potenza militare davvero imponente, ed entrambe queste cose le ritroviamo concretizzate nella ribellione di Hogen.
Infatti, se ricordate, e nel caso non lo faceste recuperate la puntata 3, il Taira era uno dei leader dei riformatori che sconfissero i reazionari, tra i cui leader c'era lo stesso Yorinaga, citato prima e a cui piaceva passare il tempo con Kiyomori. Tuttavia, se la sua potenza militare sarà più volte riconfermata nel corso della sua vita, questa volontà riformatrice non troverà ulteriori conferme. Infatti, da questo momento in poi Kiyomori diventerà sempre meno riformatore e sempre più conservatore, se non proprio reazionario. Per non parlare del fatto che col passare del tempo riuscì a tenere a freno il suo carattere sempre meno, mostrando sempre di più la sua impulsività e brutalità verso i suoi avversari, e sempre meno astuzia e calma. Tutto ciò lo possiamo confermare 4 anni dopo Hogen, nel 1160, durante la cosiddetta ribellione di Heiji, nome che deriva sempre dall'era in cui si sono svolti i fatti. È in questa ribellione che abbiamo per la prima volta i Taira contro i Minamoto in maniera perfettamente distinta. Minamoto no Yoshitomo, che durante la ribellione di Hogen fu alleato di Kiyomori, nonostante gli enormi sacrifici fatti, perché, se ricordate, uccise suo padre ed esiliò suo zio Tametomo, di cui trovate un focus on tutto dedicato a lui, non ottenne alcun guadagno di rilievo, ne approfittò un cortigiano di nome Fujiwara no Nobuyori, che per liberarsi di un suo parente di nome Shinzei, instillò il seme della vendetta nella mente di Yoshitomo per farlo agire. Quest'ultimo progettò di rapire l'ex imperatore Go Shirakawa e l'imperatore titolare, in modo da poterli controllare e far dichiarare Kiyomori e i suoi traditori della corona. Il 14 gennaio 1160, approfittando dell'assenza dei Taira, partiti per un pellegrinaggio, 500 Genji assaltarono il palazzo di Sanjo, dove si trovava Go Shirakawa, dandogli fuoco e facendo una strage, prendendo anche in ostaggio l'imperatore titolare Nijō. Questo episodio è così celebre che esiste un altrettanto celebre dipinto che ha come tema proprio questo incendio. Quando Kiyomori e i suoi seppero cos'era successo, tornarono subito a Heian-kyo, riuscendo persino a ritornare nella loro residenza di Rokuara, che non era stata attaccata dai Minamoto. Il 4 febbraio riuscirono a riprendersi l'imperatore facendolo travestire da donna, e anche Go Shirakawa riuscì a fuggire. La mattina seguente 1000 Taira assaltarono i Minamoto. Yoshitomo fallì nel suo contrattacco a causa del mancato supporto di uno dei suoi, Genji Yorimasa, e su di lui ci ritorneremo dopo, e fu costretta a fuggire con i suoi figli. Fu anche costretta a ucciderne uno, Tomonaga, proprio su richiesta sua, perché era ferito e li stava rallentando nella fuga. Non fece nessuna differenza, dato che i Taira li raggiunsero, e fu un massacro. Yoshitomo fu ucciso e decapitato, insieme a suo figlio Yoshihira e a Fujiwara no Nobuyori. Tomonaga fu riesumato per essere decapitato a sua volta. Solo il più piccolo dei tre, Yoritomo, fu risparmiato ma fu esiliato. La moglie di Yoshitomo fu costretta a diventare concubina di Kiyomori per poter salvare i figli più piccoli, che furono mandati in monastero. Questa brutalità mostrata dal Taira ci mostra che effettivamente qualcosa in lui stava cambiando e che senza nemmeno troppe sorprese cominciarono a venir fuori persone che si opponevano apertamente a lui. I Minamoto per ora erano fuori gioco, ma i nobili cominciarono a rivoltarsi, soprattutto i Fujiwara per ovvi motivi, ma anche l'ex imperatore Go Shirakawa, che non era esattamente una persona facile da gestire. Se prima nutriva sentimenti neutri nei confronti dei Taira, ben presto cominciò a opporsi a lui, a Kiyomori, come già detto prima. Probabilmente a salvare l'ex imperatore fu il timore reverenziale e mistico che incuteva in Kiyomori, e probabilmente uccidere un imperatore, che fosse in carica o meno, fu l'unico limite che il Taira non superò mai. A ogni modo, questo periodo di cambiamento coincide anche col momento di massima ascesa per Kiyomori, che non aveva dei veri rivali che potevano mettergli attivamente i bastoni tra le ruote. Come dicevo prima, si stava facendo sempre più conservatore, talmente conservatore che incominciò ad attuare la stessa politica dei Fujiwara per impossessarsi passivamente del trono, e iniziò a far sposare tutte le sue figlie e sue parenti a gente di rilievo a corte, persino con il reggente Fujiwara. Nel frattempo Go Shirakawa aveva fatto abdicare suo nipote dal trono per metterci un altro dei suoi figli, Takakura, che aveva avuto da una nipote di Kiyomori. Questo decretò una rapida ascesa del Taira, che nel 1167 ottenne un rango di corte altissimo, apparentemente il più alto mai raggiunto, tanto da creare anche scandalo, per poi ottenere anche la carica di cancelliere, che vi ricordo, per la legge ufficiale era la più alta carica dello Stato, che a questo punto della storia è solo una carica di facciata, ma che detiene comunque ancora un enorme prestigio. Pochi mesi dopo si dimetterà da questa carica e, come buona uscita, otterrà tantissimi possedimenti a ovest.
L'anno successivo però è forse il più importante di questa storia, perché il 1168 è l'anno in cui Kiyomori si ammala. Da questa malattia ne uscirà vivo, ma non sarà lo stesso personaggio di prima. Non si sa che cosa sia successo. Forse la paura di morire e perdere tutto? Forse la malattia ha fatto qualcosa fisicamente al suo cervello? Non si sa. Ma innanzitutto si fece monaco. Inoltre perse ogni freno che teneva a bada il suo carattere, perdendo la sua astuzia e mente strategica in favore della forza bruta e della ventatezza, cosa che gli fece fare più errori, ma soprattutto ancora più nemici. Facciamo un fast forward temporale di ben 9 anni e arriviamo al 1177. Come dicevo prima, dopo la malattia Kiyomori era totalmente cambiato e non aveva più freni inibitori. Se c'era qualche posizione di rilievo libera, non perdeva tempo a ficcarci qualcuno dei suoi, e se tali posizioni erano già occupate, non si faceva scrupoli a trovare un modo per estromettere il precedente detentore di tale posto. Come dicevo, non ha mai superato il limite di uccidere un imperatore, ma non si faceva assolutamente problemi a insultare e umiliare Go Shirakawa, con cui ormai era in aperto conflitto. Inoltre i Fujiwara non avevano dimenticato che tra le teste esposte dopo la ribellione di Heiji c'era uno di loro, ma non potevano nemmeno ignorare che stavano venendo estromessi dai Taira da tutte le posizioni importanti. Così decisero che bisognava agire. Un gruppo di persone si riuniva in una casa in una località di campagna chiamata Shishigatani, molte delle quali erano proprio appartenenti ai Fujiwara. Questo clan era ormai ben lontano dai fasti di un tempo e non poteva rappresentare una vera minaccia per Kiyomori, che in una situazione normale non gli avrebbe dato molta importanza, visto anche il fatto che ormai negli ultimi anni c'erano stati tanti tentativi di toglierlo di mezzo. Ci aveva fatto il callo, insomma, ma stavolta era diverso. A dare il benestare, non è chiaro se apertamente o tacitamente, era stato Go Shirakawa. Ora ci sono un paio di cose che non vi ho detto e che è giunto il momento di menzionare. Innanzitutto Kiyomori non abitava più nella capitale da tanti anni, da dopo la ribellione di Heiji. Ci tornava nel suo palazzo di Rokuhara solo raramente. Si era trasferito nel suo palazzo di Fukuhara, nell'odierna Kobe, dove poté controllare il suo business nel mare interno e non doversi curare troppo dei suoi doveri di corte. L'altra cosa che non vi ho detto è che paradossalmente con la sua lontananza la sua presa sulla corte si era fatta più stretta grazie a una rete di spionaggio incredibile, che culminava nella sua spia più preziosa, di nome Tada Yukitsuna, un Minamoto che decise di servire Kiyomori. Fu proprio lui a svelare i piani di quello che è passato alla storia con vari nomi, l'incidente di Shishigatani, l'affare di Shishigatani e altri, decidete voi quali usare. Il Taira si precipitò con migliaia di uomini nella capitale e la repressione fu brutale. Innanzitutto rimproverò severamente Go Shirakawa, cioè vi rendete conto, quest'uomo ha rimproverato l'imperatore del Giappone. Vabbè, e lo pose agli arresti domiciliari. Furono espropriati con la forza vari possedimenti dei Fujiwara, molti di loro furono fatti dimettere con la forza dai propri uffici e rimpiazzati con gente fedele ai Taira, tra cui il reggente in persona. Dei cospiratori non si sa esattamente cosa sia successo, probabilmente sono stati uccisi, ma di uno di loro si sa qualcosa, e sto parlando del monaco Saiko, un Fujiwara che aveva preso parte all'affare di Shishigatani e che era stato imprigionato, fatto confessare sotto tortura e poi ucciso. Questo elemento è da tenere assolutamente in considerazione, perché brutalizzare così un monaco era considerato tabù. Quindi, al parco nemici di Kiyomori possiamo aggiungere ufficialmente anche i monaci, che se ricordate bene non erano esattamente una forza da trascurare. Qualcosa era cambiato in Kiyomori, ma qualcosa stava cambiando in generale. Il cielo sopra di lui stava diventando sempre più uggioso, eppure il suo potere non aveva ancora raggiunto il suo culmine. Kiyomori infatti non aveva ancora finito di tramare e tessere la sua tela e nel 1178, un anno dopo Shishigatani, si concretizzò il suo capolavoro finale. Nacque il futuro imperatore Antoku, figlio di Takakura e di una figlia proprio di Kiyomori. Con questa parentela stretta da parte di madre e l'imperatore del chiostro messo alle strette, il Taira era, di fatto, il padrone indiscusso del Giappone, come il miglior Fujiwara dei tempi d'oro. Nel 1179 il tetto di casa Taira venne scosso da due avvenimenti terribili per Kiyomori. Muoiono infatti Shigemori e Moriko, rispettivamente il suo figlio prediletto e sua figlia, ma oltre il danno anche la beffa. Infatti Go Shirakawa, senza dire nulla a Kiyomori, decise di confiscare le proprietà che erano appartenute ai due rampolli Taira. Inutile dire che il nostro monaco, e ve lo ricordo con un pizzico di ironia perché in tutto questo Kiyomori era un monaco di fatto già da un bel po',
Dicevo, esattamente come un anno prima raccolse migliaia delle sue truppe e irruppe nella capitale, segregando ulteriormente l'ex imperatore e sbarazzandosi di alcuni funzionari. Ora, arrivati a questo punto, credo sia d'obbligo ricordare che Kiyomori, pur avendo smesso da anni di risolvere i problemi interni con astuzia e ricorrendo sempre e solo alla forza bruta, non aveva certamente perso la sua intelligenza. Non abbiamo fonti provenienti dal diretto interessato, ma esistono diari che affermano che lui fosse consapevole che, come dicevo prima, tra virgolette, il suo cielo stesse diventando sempre più grigio. Ormai chi lo ostacolava era più numeroso di chi lo supportava, e la situazione nella capitale era tutt'altro che florida, come nelle province. A rincarare la dose, l'anno successivo ci fu l'ascensione del piccolo Antoku, che aveva solo 2 anni, al trono del Crisantemo, e durante la cerimonia un pazzo entrò nella sala delirando su come la fine dei Taira fosse vicina. Teniamo in considerazione che questo fatto è avvenuto in un'epoca in cui religione e superstizione la facevano da padrona e Kiyomori non ne era immune. Ma a rovinare il clima dell'incoronazione non c'era solo questo. E così, avvicinandoci verso la conclusione, dobbiamo introdurre gli ultimi 2 tasselli del puzzle, il principe Mochihito e Minamoto no Yorimasa. Mochihito era un altro figlio di Go Shirakawa, fratello di Takakura da parte di padre, e che quindi non aveva alcun legame con i Taira. Anzi, era in aperto contrasto sin dalla nascita del piccolo Antoku. Infatti era lui l'erede al trono designato, e quando nacque quest'ultimo, Kiyomori non perse tempo a far estromettere Mochihito in favore di suo nipote. Quando fu il momento dell'incoronazione, il principe cercò in tutti i modi di impedire che avvenisse, ovviamente senza successo. È a questo punto che entra in gioco Yorimasa. Ve lo ricordate? Yorimasa era quel Minamoto che non intervenne nella ribellione di Heiji, decretando la facile vittoria di Kiyomori, e quest'ultimo ovviamente lo prese in simpatia, in forte simpatia, favorendolo anche nella sua ascesa tra i ranghi della corte. Infatti, dopo le ribellioni, dismise le armi in favore dell'abito di corte, e sotto il Taira raggiunse un rango molto alto. All'età di 75 anni dismise anche il suo abito di corte in favore della religione, volando ancora più basso rispetto a quanto il radar di Kiyomori potesse captare. Infatti la sua incredibile rete di spie aveva scoperto che c'era l'ennesima cospirazione in corso, ma questa volta non erano riusciti a scoprirne i capi, se non a cose fatte. Non potevano immaginare che a capo di tutto ci fosse proprio Yorimasa, che evidentemente erano anni che tramava affinché il suo clan rinascesse e abbattesse l'odiato Taira. Yorimasa inviò delle missive ai suoi congiunti esiliati e ai templi affinché si risvegliassero per poter abbattere il nemico e finalmente risorgere. Secondo voi, a tutto questo, come rispose Kiyomori? Se avete risposto che si precipitò nella capitale con le sue truppe e fece rinchiudere ulteriormente Go Shirakawa, ci avete preso. Ma la differenza è che fu emanato anche un mandato d'arresto per il principe Mochihito, che era ormai stato spogliato di tutti i suoi titoli e di tutti i suoi possedimenti. Il principe però era già fuggito con Yorimasa verso il tempio Miidera. Lo scopo era quello di radunare monaci guerrieri e formare un primo nucleo dell'esercito ribelle. Il problema era che il Miidera era in lotta con altri templi che non mandarono rinforzi. Ormai braccati dai Taira, i due fuggirono verso l'antica villa Fujiwara del Byodo-in, vicino al villaggio di Uji. Nonostante Yorimasa avesse distrutto il ponte sul fiume, i Taira riuscirono a guadarlo e a raggiungerli. Yorimasa, per far scappare il principe, rimase indietro, per poter fermare i nemici, ma non ce la fece. Ormai ferito, sapendo il destino crudele che lo attendeva, decise che squarciare il suo ventre sarebbe stato meno umiliante che farsi catturare, e così fece. Purtroppo non ci fu niente da fare nemmeno per il principe, che fu raggiunto e ucciso. Normalmente la morte dei capi di una ribellione avrebbe spento quelle fiamme, ma Kiyomori sapeva benissimo che stavolta era diverso. A essersi risvegliato era il suo nemico ancestrale, il clan Minamoto, mosso dalla vendetta e assetato del sangue Taira. La capitale ormai non era sicura e Kiyomori, per essere certo di avere tutto sotto controllo, decise di far trasferire tutta la corte, compreso il piccolo imperatore Antoku e i due ex imperatori Go Shirakawa e Takakura, tutti a Fukuhara, nel suo dominio. Forse il suo scopo reale era rendere quella località la nuova capitale del Giappone, ma sta di fatto che il progetto fallì e dopo soli 6 mesi dovettero ritornare a Heiankyo, con lui che dovette trasferirsi in pianta stabile nuovamente a Rokuhara. Ma ormai il nostro non era più lui, e lo dimostra il fatto che attaccò e diede fuoco a 2 templi, di fatto donando ulteriori alleati ai Minamoto.
Agli inizi del 1181 fu colto da un male che lo costrinse a letto. Il 21 marzo dello stesso anno, dopo aver litigato per l'ennesima volta con Ko Shirakawa e aver dettato le sue ultime volontà, Taira no Kiyomori lasciava questo mondo, definitivamente. Personalmente ritengo che nonostante tutto qualcuno dall'aldilà l'abbia voluto bene, o forse il suo karma era ancora estremamente positivo, visto che si spense senza mai vedere il funesto destino che attendeva il suo clan sul finire della guerra che ormai era già in atto, la guerra Genpei. Eccoci giunti finalmente alla fine di questa puntata importante dedicata a un personaggio storico altrettanto importante. Ci è voluto un po', lo so, ma era necessario studiare bene e approfondire questo personaggio così controverso. Voglio sapere la vostra opinione, voi che ne pensate? Fatemi sapere la vostra e se siete arrivati fin qui, grazie mille. Ormai siamo al culmine dell'ascesa dei samurai e la guerra che cambierà le sorti del Giappone è già iniziata. La prossima puntata sarà la prima puntata della guerra Genpei e non vedo l'ora, vi aspetto lì. Ora è veramente tutto. Io sono Andrea e questo è il podcast dello Shogun. Matao!